Continua l'afflusso di uomini e materiali destinati al fronte marmarico. Scortato dal nostro naviglio da guerra, il convoglio lascia il porto. L'infaticabile vigilanza delle siluranti e delle altre unità di protezione. La navigazione procede celere e sicura. Gli aerei ispezionano a largo raggio le acque. Il Supermarina, l'alto comando della Marina italiana, scosso dalle perdite dei due incrociatori leggeri Alberto di Giussano e Alberico da Barbiano nella battaglia di Capobon e il recente danneggiamento della Vittorio Veneto, ordina di rimandare la partenza del convoglio M41 in attesa di rinforzi. Il 16 dicembre parte allora da Taranto un nuovo convoglio, rinominato M42. Durante il tragitto raccoglie la sua scorta, 7 cacciatorpediniere e una torpediniera come scorta ravvicinata. La copertura prossima è formata dalla corazzata Duilio, 3 incrociatori leggeri e 3 cacciatorpediniere. La copertura distante include le corazzate Littorio, Andrea Doria e Giulio Cesare, 2 incrociatori e 10 cacciatorpediniere. I britannici, dal canto loro, pianificano di rifornire Malta con la nave mercantile veloce Breconshire, protetta da incrociatori e cacciatorpediniere, mentre i cacciatorpediniere reduci da Capobon sarebbero rientrati ad Alessandria con la copertura delle forze K e B di base a Malta. Il 14 dicembre la HMS Galatea è silurata e affondata dall'U-Boat 557, riducendo così le forze britanniche. Lo stesso U-Boat 557 è affondato per errore meno di 48 ore dopo dalla torpediniera italiana Orione. Il 15 dicembre la Breconshire salpa da Alessandria con 3 incrociatori e 8 cacciatorpediniere al comando del contrammiraglio Philip Vian sulla HMS Naiad. Il 16 dicembre 4 cacciatorpediniere della 4ª flottiglia al comando di G. Stokes sulla HMS Sick lasciano Malta coperti dalla forza K, comandata dal capitano Agnew a bordo della HMS Aurora. In totale 30 navi da guerra italiane scortano 4 navi cargo. I 2 gruppi britannici navigano uno verso l'altro e si prevede che incrocino le rispettive rotte il 18 dicembre a est di Malta. Il 17 dicembre un ricognitore italiano avvista la formazione britannica diretta a ovest vicino a Sidi Barrani. Il convoglio britannico è seguito da aerei dell'asse e attaccato nel pomeriggio, ma nessun colpo va a segno. Le forze di Agnew e Stokes si uniscono al convoglio in navigazione. Nel tardo pomeriggio la flotta italiana si sta avvicinando e gli aerei da ricognizione delle corazzate italiane individuano il convoglio britannico, ma scambiano la Breconshire per una corazzata. Alle 17:42 le flotte si avvistano. L'ammiraglio Angelo Iachino manovra per intercettare gli inglesi e difendere il proprio convoglio. Vian cerca di evitare lo scontro e si ritira coperto dal fumo, e la Breconshire si allontana con la sua scorta. Dopo il tramonto, un attacco aereo causa la risposta delle navi britanniche con la contraerea, rendendole visibili alla flotta italiana. Iachino apre il fuoco da lunga distanza, troppo lontano per le armi britanniche. Vian copre il ritiro della Breconshire e schiera la sua formazione. Senza radar
e in memoria della battaglia di Capo Matapan, gli italiani evitano uno scontro notturno e dopo 15 minuti di fuoco intenso si allontanano. La HMS Kipling subisce danni da schegge e perde un guardiamarina. Secondo fonti italiane, anche il cacciatorpediniere australiano HMAS Nizam è danneggiato da tiri vicini della maestrale. Altre navi britanniche riportano diversi danni, ma i britannici cercano di nascondere la cosa. Dopo il tramonto, Vian ripiega su Alessandria con Stokes, mentre Agnew accompagna la Breconshire a Malta, raggiunto dalla Forza B. Il convoglio arriva a Malta alle 15 del 18 dicembre. A mezzogiorno le forze italiane si dividono. 3 navi si dirigono a Tripoli, mentre la nave tedesca Ankara punta su Bengasi. La copertura distante resta nel Golfo della Sirte fino a sera prima di rientrare. I britannici, intuendo la presenza del convoglio italiano, tentano senza successo di intercettarlo. Nel pomeriggio del 18 dicembre una forza navale britannica salpa da Malta per intercettare i convogli italiani diretti a Tripoli. Alle prime ore del 19 dicembre la formazione entra nel campo minato T, 20 miglia a largo di Tripoli. Il campo, situato a 180 metri di profondità, li coglie di sorpresa. L'incrociatore HMS Neptune è colpito da 4 mine e affonda. Il cacciatorpediniere Kandahar è gravemente danneggiato e affondato il giorno dopo. Aurora e Penelope sono danneggiati ma riescono a ripiegare su Malta. Circa 830 marinai alleati, molti neozelandesi nella Neptune, perdono la vita. La Malta Strike Force, che ha rappresentato una minaccia per la logistica dell'asse, è gravemente ridimensionata e viene infine ritirata a Gibilterra. Durante il rientro ad Alessandria, il cacciatorpediniere HMS Jervis segnala un attacco riuscito a un sottomarino sconosciuto. In realtà si tratta dello Shiré italiano, che trasporta 6 incursori subacquei con siluri a guida umana. Tra loro c'è Luigi Durand de la Pen. Nella notte del 18 dicembre gli incursori penetrano nel porto di Alessandria e danneggiano la stessa HMS Jervis, colpiscono gravemente le corazzate HMS Valiant e Queen Elizabeth, danneggiando inoltre una petroliera. Questo evento rappresenta un punto di svolta strategico, i cui effetti si faranno sentire per mesi.